Sono 2100, vengo da lì e sto andando di qua. Con la moto su sto fango è sempre in cerco tecnico a chiappe strette. No. Vai tu. Il mio navigatore mi suggerisce sempre delle strade principali. Questo mi pare proprio il posto giusto dove mettersi a fare manutenzione alla catena. Adesso vi faccio vedere come si fa in viaggio. Ci ho messo tipo 72 ore per ingrassare la catena, quindi sapete voi dietro le quinte del suo viaggio. Quindi direi occhi aperti ai sassi che cadono. Guarda quelli lassù. Qua è interno all'otto, Queste le stavo vedendo che sbucavano, a parte che c'è sta un palmo del briciolino per terra, si sa che stanno così per terremoto, si guarda lì. Questa strada mi sta piacendo da morire, ma non vedo l'ora di uscirne, non mi sento per nulla sicuro, vedo troppi tratti di guardrail, di venti e devastati dalle rocce. Guarda qua che è venuto giù, guarda questo guardrail come è ridotto. Andiamo contromano però, Il radiatore di questa moto sta emettendo dei fasci di plasma. C'è traffico qua, guarda che roba. Guardami. Io strano che mancasse il vuotino. Trasporto di via Garda, ma quantitativo importante però. Giulio, buongiorno. Da un ventosissimo Marocco. Sono 2100, vengo da lì e sto andando di qua. Ieri sera arrivando qui gli ultimi 15-20 km li ho fatti, 20 li ho fatti al buio, quindi non ho visto granché e la mia idea era di ritornare un pochino indietro per vedere quello che mi ero perso. Quindi mi ero detto vabbè, torno un pochino indietro, mi vedo la parte che ho saltato perché era buio e poi continuo. Però da qui posso vedere che insomma sì, montagne, è bello, ma forse non vale la pena tornare indietro. Oltretutto sto un pochino scarso di benza, ho fatto 300 km, dovrei farne buoni 30 andata e ritorno, forse qualcosa di più, per arrivare a un punto decente da vedere, e poi me ne mancano altri 30 per arrivare al primo benzinaio. Non vale manco la pena rischiare, francamente. Gomme gonfie e oggi ci aspettano quasi altri 300 km. Ci finiamo di vedere questa parte della parte ovest dell'Atlante e piano piano cominciamo a riavvicinarci verso la parte centrale, perché ci sono degli sterrati molto belli che ancora devo fare e che voglio assolutamente fare. La strada per arrivare qui ieri sera è stata molto più impegnativa del previsto. Mi aspettavo di trovare una strada così disastrata, considerando che questa è la nazionale, la N7. Diamo un'occhiata al volo. Guarda questa foschia. Sì, beh, è bella, cioè una zona che sicuramente vale la pena visitare, ma questa strada e quella che porta da e verso Guardazzate, se mi doveste dire date 10 strade di montagna, le due da togliere, direi senza dubbio quelle due. Cioè c'è tantissimo di meglio e lo sbattone di arrivare fino a qua, ma vale la pena fino a un certo punto. Ho fatto 1 chilometro subito, pure di qua vedo che la situazione strada è abbastanza complicata. La macchina pure, ma con la moto su sto fango è sempre in cerco tecnico a chiappe strette.
Questa, a dire la verità, non sembra semplicemente una strada, come dire, disastrata da piogge, anche un po' dall'età. Cioè, ho il sospetto che non sia mai stata una strada veramente in buone condizioni, che è troppo incasinata e per troppi chilometri. Tra l'altro mi stavano dicendo che molte delle frane che ho visto in giro sono ancora il risultato del terremoto, che evidentemente ha scosso con tale violenza la terra e non solo ha tirato giù le case, ma ha tirato giù anche pezzi di montagne. La polvere. E fango. E cavallette. Vediamo se vi riesco a far vedere dopo pochi metri. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Oui. A giudicare dalla forma di quella montagna, credo che stiamo andando a farci una stradina che passa sul fianco più o meno. Un bel montagnone, ci piace l'idea. Ah, c'è il lavaggio. Top. E mo gli diamo proprio una bella botta. Io mi devo spogliare perché fa 800 gradi. C'erano i pinguini stamattina davanti alla porta. Sceso di 500 metri, stanno 40 gradi di più. Bonjour. Bonjour monsieur, ça va? Ça va bien? Ça va. Full? Full? Yep. Stop. Sì, perdonez-moi, how much? Lavage, Oui, oui, oui. how much? Combien? How much? Oui, ok. Io devo imparare come si dice quanto costa in francese, perché ogni volta faccio dei gesti che mi guardano male. Certe volte con i gesti bisogna pure stare attentissimi, perché tu pensi che loro capiscano quello che vuoi dire, in realtà gli stai dicendo che la mamma fa cose che non dovrebbe fare. Io. Oui. Yeah, but I do. My God. Madonna mia. Yeah. No. I do. Ma spinge in un modo pazzesco. Adesso faccio da lontano che ho paura di passarmi. Ragazzi, faccio fatica a camminare per quanto è forte. Il mio navigatore mi suggerisce sempre delle strade principali e mi piace molto questa cosa. Finalmente ho lavato la moto, sono molto felice e tra l'altro non mi hanno fatto pagare, ma è pure vero che gli ho dato proprio una sciacquata al volo e l'ho fatto io, però sono stati proprio carini che non mi hanno fatto pagare, grazie. Adesso mi faccio una ventina di chilometri così, aspetto che si asciuga bene la catena, poi ci metto un po' di grasso, forse un po' di olietto che mi sa che è meglio, perché poi questi giorni di polvere ne prenderemo tanta e con l'olio mi sento un po' più tranquillo, che si appiccica di meno, credo. Sono anche spogliato
e cambiato i guanti perché fa veramente caldo. Prima ho detto sono sceso di 500 metri, no, sono sceso di 1700 metri perché siamo a 500, ero a 2,2. Questo mi pare proprio il posto giusto dove mettersi a fare manutenzione alla catena. Adesso vi faccio vedere come si fa in viaggio. Per una buona manutenzione della catena servono concentrazione, gli appositi tool di sollevamento della moto, un freno a mano, qualcuno che ti osservi dandoti consigli non richiesti e un bel panorama. Fase numero 1: frenare la moto in modo da non tirarsela in faccia. Fase numero 2: sollevare la moto senza tirarsela in faccia. Fase numero 3: folle. Fase numero 4: dare un senso a quello schifo di olio che ti avevano messo nel motore la settimana scorsa. Possibilmente non troppo, se no ve lo ritrovate su tutta la moto tranne sulla catena. Ci ho messo tipo 72 ore per ingrassare la catena, non per ingrassare la catena ma dopo per ripartire, perché questo microfono wireless non ne volevo sapere poi di ricollegarsi alla videocamera, quindi sapete voi dietro le quinte del suo viaggio. Allora, siamo finalmente entrati dentro alle montagne, che è cambiata brusca, che volevo visitare, e adesso vediamo che era dire. Alla domanda perché metti l'olio e non il grasso, ma in parte perché ce l'ho e me ne voglio disfare, e in parte perché in linea di massima ho visto che con l'olio si appiccica meno. Vediamo, che se no ho paura che c'è vento sul microfono non mi sentite. In linea di massima ho visto che si appiccica meno lo sporco con l'olio rispetto al grasso. Alla peggio uguale. Mai le mezze stagioni, o sudi o ti devi sbrigare, chiude tutto, che se no ti prende la polmonite fulminante. Quindi direi occhi aperti e sassi che cadono, anche se c'hai ben poco da fare. Guarda quelli lassù, perdere il distrutto dei sassi, qua è interno all'otto, passi, 99% ti dice bene. Bello. Queste le stavo vedendo che sbucavano poco dalla montagna che avevo davanti, a parte c'è sta un palmo del briciolino per terra. Adesso già ci siamo. Ok, devo andare piano, capito? A piano vero.
Ma se non ti rendi conto di quanto è scivoloso il brecciolino, fai quella curva un po' alle grotte, vai di sotto, ma vai di sotto di 400 metri. Bella, bellissima zona anche questa, bella scelta. Mi sa che stanno così per terremoto, si guarda lì. Sì, decisamente. Essere sincero, questa strada mi sta piacendo da morire, ma non vedo l'ora di uscirne. Non mi sento per nulla sicuro, vedo troppi tratti di guardrail divelti e devastati dalle rocce, troppe rocce pericolanti a bordo strada. Guarda qua che roba, guarda qua che è venuto giù, guarda questo guardrail come è ridotto. Via. Allora, passato un attimo il punto di svolta perché non volevo credere che fosse quello. Ho già visto dove va questa strada, 30 km, 1 ora e 14. Andiamo perché questa zona è veramente disastrata, quindi capace pure che troviamo strade interrotte o casini inenarrabili. Madonna mia. Pare un fiume da attraversare, quindi la vedo un po' complicata. Ah no, forse no. No. Ok, quindi è visto, perfetto. Già che siamo lontani dai fianchi delle montagne, già sto tranquillo. Sassi non mancano, questo l'avevamo già capito.
cambi di marcia inutili. Guardate che spettacolo di colori, nero, rosso, ocra. Strada pure questa, bella bella. Salam? Salam? Pausino al motore. Bellissima, mi piace da morire. Difficilina ma senza drammi. Salam. Andiamo con mano però, Il radiatore di questa moto sta emettendo dei fasci di plasma. Salam. Caspita, è precisamente un'area di meccanici. Vai passare, c'è traffico qua, dietro ai muli, con la stessa ansia che c'avevo prima con i sassi. Dei buoni odori, devo dire, cioè pazzesco, così da nulla in mezzo alla giungla. Negli ultimi 20 km avrò incrociato 100 camion e non ho capito che cosa portino, però tirano su un polverone, una roba. Guarda qua che roba. La strada è dissestata perché
passandoci tutti questi camion si sta disintegrando. Guardami. Scenari completamente diversi, ma ormai il Marocco ci ha abituato ai dossi improvvisi, a questi cambi improvvisi di scenario. La Oasi, Canyon. Strano che mancasse il guadino. Ho un pensiero che quello di oggi, quello di prima, era troppo piccolo, non puntava. Che stiamo scherzando? Che fanno di là del bombe qua? Ma col cane ci vuole passare qui. Sta vita da quando è nato. Sì? Sa che il strato è folle. Fatto va giunto soltanto per saltare tanti chilometri di noiosissima strada nazionale e invece me li sto godendo veramente tantissimo.
No, alla fine, visto che il giro mi ha messo veramente di buon umore, ho deciso di fare gli ulteriori 12 km per raggiungere questo posto, che è quello che costava di meno, anche perché penso che sia il caso che mi fermi un paio di giorni, perché è una settimana che faccio tutti i giorni tappe da 300 km con sterrati e quant'altro, comincia a essere un pochino stanco anche mentalmente. Infatti a fine giornata ogni tanto faccio qualche cavolata di quelle che possono costarmi caro. Intanto andiamo a vedere se c'è posto. Hello, parlez-vous anglais? Parlez-vous anglais? Niente, allora, a parte il fatto che mi si è scaricata la batteria proprio mentre mettevo piede dentro la struttura, comunque online me lo dava 11 euro, mi hanno chiesto 253 di RAM, tenuto a specificare il 3. Mi è parso di capire che il tizio non fosse il gestore, quindi c'era proprio da stare a discutere, vista anche la precisazione dei 3 di RAM, c'era proprio da stare a discutere sulla discrepanza tra il prezzo online e il prezzo che mi stava facendo lui. Quindi ho preso e sono tornato qui sul Caspamondo. Ah no, ecco qui, sono tornato a quello da 21. Bonsoir. Ça va bien? Parlez-vous anglais? Oui, yes. Ah, ok. You have a room for tonight? Il y a room, il y a les travaux. Huh? Il y a les travaux. Travaux. Ah, it's closed. It's closed. No, it's closed. Tomorrow we have the working here. It's not a problem for me. But Now il n'y a pas de water. no water. No water an hour. Ah, only 1 hour. An hour. Later, yes. Yes. Okay, that's not a problem. So you have a room. You have the Just a little problem with works, but okay. How much is it for one night? 200. 200. 200. Okay. With breakfast? Breakfast en plus. Plus, ok. Se non riesco a fare la doccia pure oggi, restano. Ok. Che devo fare? What's that? Okay. Okay. Perfect. Passport? Yes. 2026. 2026. Thanks. Thank you. Okay. Allora, questa è la stanzina. Questo è il bagno così così. Poi serve una scorta di via Gallo, ma quantitativo importante però. Ok, io deciderò se mi fermo 2 notti o meno, mi faccio impazzire questa stanza, comunque beh, vediamo. Vediamo come si mangia soprattutto. Per un'ora non ci sarà l'acqua, quindi spero che dopo ci sia, perché se non posso fare la doccia manco oggi so cavolo. E niente, vabbè, io faccio le mie solite cose, metto a scaricare video e poi cena. Comunque mi fanno troppo ridere, perché quando gli dici della cena ti dicono: ah sì, che cosa vuoi mangiare? Dice, che c'hai? Tagine con pollo o tagine vegetariano? Cioè, allora non me lo chiede, è sempre quello tanto. Questa è un'altra cosa fantastica. Allora, praticamente non ci sono quasi mai prese di corrente vicino ai letti. Qua ce n'è una, vabbè. Poi ce ne stanno 5 sulla stessa parete, 2 lì e 3 qua.